Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Calogero, una domanda che è nata immediatamente a seguito del video sui Volsci. Prima ancora di cominciare, però, vi ricordo di andare nella sezione Community del canale YouTube e di esprimere la vostra preferenza relativamente al video che verrà pubblicato lunedì 29 marzo. Avete tempo fino a mezzanotte di giovedì per esprimere la vostra preferenza. Tornando alla domanda di Calogero, si tratta di una domanda molto interessante secondo me, perché mi permette di ampliare, di sviluppare tutta una narrazione relativa sia all'etnogenesi dei popoli, sia alla geopolitica dell'Europa del III secolo a.C. Calogero mi ha chiesto come mai il popolo dei Volsci, che in fondo è un popolo abbastanza circoscritto, sia geograficamente sia cronologicamente, sia riuscito in alcune lingue straniere, tra le quali ad esempio il polacco, a dare il suo nome all'Italia, agli italiani e per estensione al concetto di romanità. In realtà qui c'è un fraintendimento. Non sono i Volsci ad aver dato il loro nome, bensì i Volci, che sono un altro popolo, sono un popolo celtico. Effettivamente in polacco Italia si dice Włochy, ma si scrive Włochy, con quella lettera, la L barrata, che in polacco si legge U. Italiani poi si dice Włosi, di nuovo però si scrive Włosi. In ungherese, altresì, Italia si dice Olaszország e gli italiani sono gli Olaszok. Probabilmente in origine il termine aveva una V davanti, Volasc è il termine che probabilmente è all'origine di queste parole in ungherese. In ogni caso, sia in polacco sia in ungherese, e poi vedremo anche in altre lingue, l'Italia è letteralmente il paese dei Volci, questo popolo celtico, e gli italiani sono i Volci. Ma esattamente chi erano i Volci? Ora lo andiamo a vedere. Nell'introduzione ho detto che la domanda posta è ottima perché consente di trattare di due argomenti molto interessanti. Da una parte il quadro geopolitico dell'Europa del III secolo a.C., dall'altra il fenomeno di etnogenesi dei popoli, che è un tema che mi sta molto a cuore perché purtroppo spesso viene citato di sproposito e in chiave strumentale e unito in qualche modo a ideologie politiche contemporanee. Chi studia l'etnogenesi dei popoli antichi si rende velocemente conto che si tratta di un processo che in una certa misura è artificiale e soprattutto che si tratta di qualcosa della quale è molto difficile riuscire a identificare l'inizio e impossibile riuscire a identificare una fine. E questo perché ogni fenomeno di etnogenesi è molto fluido, è qualcosa in costante divenire, che di fatto non finisce mai. A riguardo consiglio un libro molto interessante, Il mito delle nazioni, di Patrick Geary, che tra le tante cose, sebbene tratti dell'etnogenesi di alcuni popoli a cavallo tra il tardo antico e l'alto medioevo, quindi la caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche, presenta dei fenomeni che possono essere studiati e poi applicati bene o male a qualunque contesto. Come si adatta però questo al tema dei Volsci? Bene, l'etnogenesi dei Volsci è qualcosa che avviene rispetto ad altri popoli in epoca abbastanza tarda, comincia nel III secolo a.C., di fatto, nei primi del III secolo a.C., e questo ci consente, all'interno dell'Evo Antico, di identificare tutta una serie di passaggi che sono molto interessanti. Per esplorare però questo argomento dobbiamo affrontare anche l'altra questione altrettanto interessante, ovvero il quadro geopolitico appunto dell'Europa del III secolo a.C. Polibio scrive che nella seconda metà del IV secolo a.C., precisamente nel 330, tra Roma e i Galli Senoni viene siglato un trattato di pace, una tregua trentennale. Questo perché a Siracusa era stato deposto il tiranno Dionisio II e conseguentemente la città aveva cessato di esercitare qualunque tipo di mira egemonica sull'Italia centrale. Questo aveva portato i Senoni a perdere il loro principale committente per quanto riguardava la loro attività di mercenari.
Questo, oltre a portare alla stipula della tregua trentennale tra Roma e i Senoni, aveva anche stravolto il flusso migratorio delle bande guerriere celtiche che dal centro Europa, per tutta la prima metà del IV secolo a.C., a intervalli regolari erano calate in Italia, erano entrate a far parte del tessuto sociale dei Galli Senoni e poi erano state ridirette verso Siracusa. Venendo ora a mancare la domanda di mercenari, queste bande guerriere cominciano a muoversi verso un'altra area dell'Europa, precisamente l'area compresa tra la Pannonia, l'Illiria e la conca carpatica, grosso modo l'area dell'ex Jugoslavia e dell'Ungheria. Qui le bande guerriere celtiche si abbattono sulle popolazioni indigene, per lo più di ceppo illirico. E a seguito delle bande guerriere, come sempre, in un secondo tempo giungono nuclei familiari celtici, che pongono le basi per tutta una serie di ipotesi protostatali, di chiefdom, potremmo dire, di Celti in Europa orientale. Questo però causa la nascita di una nuova situazione politica, un attrito tra queste nuove comunità celtiche e il Regno di Macedonia, che, per ovvie ragioni, non vede di buon occhio questi nuovi vicini altamente bellicosi. Diodoro Siculo scrive che il re di Macedonia Cassandro comincia a porsi come una sorta di difensore degli Illiri, esercita pressioni politiche a nord, oltre il confine, e comincia a delocalizzare tribù illiriche, di fatto andando a costituire una sorta di cintura di comunità di Illiri che dividesse il regno di Macedonia dai potentati celtici appena nati. Questo ovviamente viene vissuto dai Celti come un'ingerenza, che allora cominciano a meditare delle azioni contro i Macedoni. Il primo condottiero celtico che si muove contro il regno di Macedonia, scrive Pausania, è Cambaule, che con le sue bande guerriere giunge in Tracia. Poco dopo però essere entrato nelle aree di pertinenza dei Macedoni, Cambaule torna indietro, e questo perché si rende conto che le sue forze non sono bastanti per essere effettivamente una minaccia per i Macedoni. Il regno di Macedonia è una realtà molto potente e il suo esercito una realtà molto numerosa. Di conseguenza, allora, i potentati celtici della Pannonia riprendono a magnetizzare bande guerriere celtiche da tutta Europa, puntando a costituire un'enorme realtà militare da scagliare contro i Macedoni. Il grosso di queste bande guerriere viene reclutato immediatamente a nord della Pannonia, in Germania, in un'area compresa grosso modo tra la Boemia e la Franconia, e una cospicua fetta dei guerrieri che compongono queste bande guerriere vengono ricordati con il nome di Volci Tectosagi. Cosa significa Volci Tectosagi? Volci è un termine del gallico, viene direttamente dalla parola volcos o volcos, e tuttora i linguisti dibattono sul suo effettivo significato. In ogni caso indica degli animali, non si sa se lupi o falchi. In senso lato, però, entrambi questi animali tendono a indicare nel folklore celtico i guerrieri. Quindi volci sostanzialmente significa guerrieri, combattenti. Tuttora in gallese lo stesso termine che si usa per indicare il falco ha anche il significato di eroe. Tectosagi invece è un composto formato da tectos, un'altra parola gallica che significa proprietà, bene, ricchezza, e sagos, un verbo che significa cercare. I volci tectosagi, dunque, sono semplicemente guerrieri in cerca di bottino. E sarà questo il nome di una cospicua fetta dei componenti delle bande guerriere che, reclutati, magnetizzati dai potentati celtici della Pannonia, si abbatteranno con furia inaudita tra il 280 e il 279 a.C. in quella che viene ricordata come la grande spedizione celtica contro la Grecia. Come abbiamo visto, quindi, originariamente volci era un termine generalista delle lingue celtiche che indicava bande guerriere di mercenari. Bande guerriere mercenarie che nel caso specifico vengono reclutate per partecipare alla grande spedizione contro il Regno di Macedonia e vengono reclutate principalmente in Germania, subito a nord dei Balcani. Probabilmente il grosso di queste bande guerriere, oltretutto, non era nemmeno originario
di quella regione, ma vi era giunto in precedenza, da Occidente, come forse si potrebbe evincere da un passo di Tito Livio, che ricorda come Ambigato, re dei Biturigi, un popolo celtico della Gallia, avesse inviato i suoi due nipoti, Belloveso e Segoveso, a colonizzare rispettivamente il primo il nord Italia e il secondo la Selva Ercinia, ovvero la Foresta Nera, ovvero la Germania. Di fatto, quindi, forse i Volci Tectosagi erano Volci Tectosagi, guerrieri in cerca di bottino, ancor prima di venir reclutati per partecipare alla grande spedizione contro il Regno di Macedonia. La grande spedizione, che viene descritta in maniera molto minuziosa da Pausania, ha come conseguenza quasi immediata la frammentazione dell'armata celtica, che si divide in diversi eserciti, ognuno pronto a saccheggiare un'area diversa. Abbiamo un esercito che saccheggia la Tracia, un altro esercito che saccheggia la Macedonia e un altro che si spinge fino in Grecia a saccheggiare il santuario di Apollo a Delfi. Qui avviene un'ulteriore frattura e abbiamo alcune bande guerriere che decidono di attraversare i Dardanelli e di giungere in Anatolia, l'odierna Turchia, dove porranno le basi per una nuova entità celtica, il dominio dei Galati. Tito Livio, parlando dei Galati, ricorderà tra le varie entità che costituiscono questo potentato celtico i Volci Tectosagi. Altri Volci Tectosagi invece torneranno indietro verso nord dopo il sacco di Delfi e alcuni si stabiliranno definitivamente in Germania. Altri invece si sposteranno verso occidente e andranno a stabilirsi nei dintorni di Tolosa. Sono questi, secondo Plutarco, che avranno con loro il tesoro razziato a Delfi. E sono sempre costoro, ricorda Cesare nel De Bello Gallico, che conserveranno la memoria di aver un tempo dominato sulla Germania. Stabilirsi nei dintorni di Tolosa è dettato fondamentalmente dalla volontà di essere a stretto contatto con uno dei punti di reclutamento, che è il Golfo del Leone, di mercenari per Cartagine. Quindi ecco che noi vediamo diverse realtà celtiche, tutte con lo stesso nome, che non sono ancora popolo, però non sono più solo bande mercenarie, che si muovono per l'Europa, chi alla ricerca effettivamente di sedi dove stabilirsi, porre le basi per delle ipotesi nazionali e quindi terminare il processo di etnogenesi, almeno una parte del processo di etnogenesi, e chi invece si sta ancora muovendo alla ricerca di committenti per vendere la propria spada. Ma rimaniamo ora focalizzati su quei Volci che decidono di stabilirsi in Germania. Saranno costoro il primo popolo celtico con il quale entreranno in contatto i Germani, che nel frattempo hanno cominciato a calare progressivamente da nord. I Germani così cominceranno a utilizzare il nome Volci, nella forma proto-germanica Valhaz, per indicare tutti i popoli celtici con i quali avranno a che fare. E quando i Romani conquisteranno la Gallia, sovrapponendosi progressivamente a una grossa fetta del mondo celtico, che allora costituiva una parte determinante dell'Europa centro-occidentale, i Germani continueranno a utilizzare Valhaz e i suoi derivati per indicare le diverse coinee celto-romane e gallo-romane, presenti in quelle province dell'impero con le quali erano a più stretto contatto. Vedremo ad esempio come i popoli germanici degli Angli, dei Sassoni e degli Iuti chiameranno gli indigeni della Britannia Veleas, un termine che è evidentemente un derivato di Valhaz. Quando i Sassoni, gli anglosassoni, conquisteranno l'Inghilterra, sospingeranno gli indigeni in Galles e tutt'oggi in inglese Galles si dice Wales e i gallesi sono detti Welsh. Allo stesso modo i fiamminghi, per indicare i parlanti lingua francese, quindi una lingua neolatina del Belgio, utilizzano Valen, valloni. Ancora, nelle saghe norrene noi troviamo un termine, Valir, che indica alternativamente il Regno di Francia o l'Impero Romano. Infine, nel tedesco parlato in Tirolo, in Austria e in Svizzera, c'è un termine, Walsche o Welsche, che viene utilizzato per indicare i parlanti lingua italiana o lingua ladina.
Valhaz e i suoi derivati dalle popolazioni germaniche passò ad alcune popolazioni dell'Est Europa e prese sempre di più una connotazione identificativa della romanità e delle sue vestigia. Ad esempio lo ritroviamo in Valacchi, che viene utilizzato da diverse popolazioni slave per indicare i rumeni. Ecco quindi perché in polacco e anche in ungherese l'Italia è di fatto la terra dei Volsci, la terra dei Celti, e gli italiani sono i Volsci. Spero di non avervi bombardato con troppe informazioni di ordine storico e linguistico, e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.